Navigazione astronomica o celeste sulla nostra terra piana. Un caro saluto a tutti e tutte e grazie di essere su questo canale. Nella descrizione del video trovate il link originale da cui ho trovato spunto, di cui gran parte è la traduzione di alcuni video. Molte persone considerano la navigazione celeste come la prova numero 1 della terra piana e potrebbero avere ragione, ma mi piacciono sempre le osservazioni a lunga distanza, l'unica semplice prova che chiunque è in grado di fare, specialmente nelle giornate limpide invernali. La navigazione celeste si riferisce alla pratica dei navigatori che utilizzano gli angoli rispetto alle posizioni apparenti degli oggetti celesti nel cielo per determinare la loro posizione sulla superficie terrestre. La navigazione celeste è stata utilizzata per migliaia di anni da varie civiltà per navigare con sicurezza sugli oceani e in altre grandi masse d'acqua. Le mappe nautiche sono state realizzate grazie alle misurazioni di questi angoli celesti. Tutte le misurazioni dell'angolo richiedono una linea di base piatta, pertanto la navigazione celeste può funzionare solo su una terra piana. È molto semplice. Vedremo alcuni videoclip per comprendere meglio queste prove. Il primo è un vecchio video didattico dell'esercito degli Stati Uniti. Noterete che anche se il video utilizza l'immagine fasulla di un globo per le spiegazioni, i cerchi sono sempre piatti, cosa impossibile su un globo. Il secondo video proviene dal canale Mitchell dall'Australia, del quale ho tradotto diversi video. La terza clip proviene dal canale di Rob Durham e l'ultimo video è di Nathan O'Kelly 1980, in una live in diretta sulla terra piana. Buona visione! Un concetto importante per il navigatore è il cerchio della posizione. È un altro modo per mostrare la relazione tra la posizione dell'osservatore e la posizione geografica del corpo celeste osservato. La distanza zenit è il raggio di questo cerchio. Questi esempi sulla navigazione possono essere illustrati con facilità. La sommità del palo rappresenta la stella che si sta osservando. La base del palo rappresenta la posizione geografica di quella stella. La lunghezza del nastro lungo il terreno rappresenta la distanza zenit. Per vedere la sommità del palo o della stella, sempre con lo stesso angolo o altitudine, l'osservatore deve rimanere sul cerchio. Se il raggio si allunga, l'altitudine o l'angolo di osservazione diminuiscono. Se il raggio si accorcia, l'altitudine aumenta. Il cerchio di navigazione della posizione, tuttavia, è su una scala molto più grande. Per ripeterlo, il suo centro è la posizione geografica del corpo celeste osservato e il suo raggio è la distanza zenitale tra la posizione geografica e la posizione dell'osservatore. Ovviamente un osservatore in qualsiasi punto del cerchio osserverà lo stesso corpo celeste alla stessa quota. Quindi un'altitudine diciamo di 62 gradi 33 primi per un particolare corpo celeste devono essere fissati in qualsiasi punto su un cerchio definito. Ma la domanda che si pone il navigatore è: in quale punto particolare mi trovo? Per rispondere a questa domanda deve costruire un altro cerchio di posizioni di un altro corpo osservato nello stesso momento. Lui può trovarsi su entrambi i cerchi solo in due punti. Le due intersezioni dei cerchi normalmente sono così distanti che una può essere ignorata perché ovviamente è sbagliata secondo la sua stima della posizione. Ogni stella che si trova nel piano celeste piatto ha una posizione relativa rispetto al nostro piano piatto, dove sarà di 90 gradi. Questa si chiama la posizione geografica o GP di quella stella rispetto al nostro piano piatto qui sulla Terra. Quando l'osservatore è al GP della stella, appare a 90 gradi sopra la sua testa. La navigazione celeste funziona utilizzando un sestante per misurare l'angolo di quella stella nota e utilizzando la sua relativa posizione geografica GP per sapere dove ti trovi. E continuerò a sottolineare che per misurare gli angoli rispetto ai corpi celesti funziona solo se siamo su un piano piatto. Ora, se un osservatore misura 30 gradi rispetto a una stella e un altro osservatore misura 30 gradi rispetto alla stessa stella,
possiamo concludere che si trovano entrambi su quello che viene chiamato un cerchio di uguale altitudine. E questo è un altro colpo mortale al globo, proprio qui. Tutto su quel cerchio di uguale altitudine è esattamente quell'altitudine uguale, non importa dove ti trovi su quel cerchio, misurerai 30 gradi e grazie alla possibilità di misurare un angolo rispetto a quella stella e riferito all'orizzonte, tutto su quel cerchio, tra quel cerchio, nell'area di quel cerchio, è assolutamente piatto e a livello. Facendo questo con un sestante, sai di trovarti da qualche parte su quel cerchio di uguale altitudine. Per triangolare la tua posizione attuale, devi ripetere questi passaggi con altre stelle e la tua posizione è dove tutte queste aree di uguale altitudine si incontrano. Ecco come funziona la navigazione celeste e come ha sempre funzionato sul nostro piano piatto e a livello. Quindi se l'osservatore A misura un angolo rispetto alla stella e l'osservatore B misura un angolo rispetto alla stessa stella, entrambi gli angoli sono gli stessi, 30 gradi. Conoscendo il GP di quella stella, possono concludere che si trovano sullo stesso cerchio di uguale altitudine. Distanza tra l'osservatore A e B. E l'area all'interno di quel cerchio è tutta nel cerchio di uguale altitudine. È tutto piano, è tutto allo stesso livello. Questo è il colpo mortale al globo. Il nostro mondo non solo è osservabile, è ovviamente piano, è misurabilmente piano. Osservate questa mappa con indicati tutti i GP delle stelle per la navigazione. È il motivo per cui questa è la prova di terra piana numero 1. È perché anche utilizzare solo un'area di uguale altitudine dimostra che quella vasta area su cui stiamo navigando è assolutamente piana. E facendo così più volte per creare più aree di uguale altitudine, siamo in grado letteralmente di misurare tutto il nostro mondo come piano, solo per farvi capire l'enormità di questa prova. Possiamo letteralmente misurare tutto il nostro mondo come piatto. Noi viviamo su una terra piana. Ora per fare una triangolazione usando un sestante usiamo la mappa di proiezione Mercator, come vedete qui. Quindi sappiamo tutti che per fare una triangolazione col sestante è necessario usare un almanacco nautico per avere lo zenit dei corpi celesti. Da quello si disegnano cerchi di uguale altezza grazie a quei zenit per determinare dove si incrociano e quindi dove si trova la tua posizione. Bene, per accennare brevemente a ciò che hanno detto i ragazzi nel dibattito sulla terra piana, utilizzeremo gli stessi identici esempi delle posizioni GP qui. Useremo una vista ortografica. Se ci troviamo qui sulla Terra, questo è l'angolo rispetto al corpo celeste. Tracciamo una linea dalla nostra posizione che rappresenta l'orizzonte. L'angolo che si forma qui non è sicuramente a 90 gradi. E anche nella posizione in cui incontra la Terra non si può avere un angolo di 90 gradi rispetto ad una superficie curva. La mia veduta generale per cui la navigazione celeste verrebbe proposta come la prova numero 1 della Terra piana è perché è il cuore della nostra affermazione che tutte le strade portano alla Terra piana. Si basa sugli angoli di elevazione e gli angoli di elevazione sono la misurazione dell'origine di tutte le nostre mappe e le carte nautiche dei territori conosciuti. L'espansione del mondo conosciuto, quindi il motivo per cui possiamo discutere contro la necessità di speculare sulle pareti di ghiaccio quando abbiamo utilizzato gli angoli di elevazione e le posizioni geografiche, le posizioni al suolo delle stelle su un piano piatto con angoli di elevazione fino ad espandere tutti i territori che sono il cuore della nostra attuale argomentazione del 2024, che tutte le strade portano sulla terra piatta. Il motivo per cui puoi lanciarti in avanti come terrapiattista parlando di terra piana è perché misuriamo una terra piana. E gli angoli di elevazione per la navigazione celeste, come vedete sullo schermo in questo diagramma, cosa facciamo con questo?
Misurando gli angoli di una stella con una linea di base piatta e una posizione di 90 gradi al suolo di ciascuna stella per trovare dove ti trovi sulla Terra. Se ti perdi, l'unico motivo per cui puoi farlo sulle mappe è perché abbiamo utilizzato queste misurazioni degli angoli per tracciare la mappa del mondo che conosciamo. Fa parte dei sistemi che utilizziamo per misurare le stelle in primo luogo. Con questi angoli puoi evitare di morire. Puoi evitare di morire in mare se hai il mezzo per misurare gli angoli e scoprire dove diavolo ti trovi e non morire. Per dirlo in un altro modo, il globo deriva dagli angoli di elevazione della terra piana usati nella navigazione celeste. Ma per il fatto che misuriamo la terra piana con questi angoli, non potete avere o credere al globo. La terra è e si misura piana. La Terra sarà sempre piana. Queste misurazioni lo dimostrano, la navigazione celeste lo dimostra. Per le vostre libere ricerche usate il fornitissimo indice alfabetico e non dimenticate che potete sostenere questo canale anche col semplice valore di una buona tazzina di caffè. Link in descrizione. Se ancora non lo avete fatto, regalate o regalatevi uno dei 2 libri a disposizione. Il risveglio, che nella versione cartacea è solo in bianco e nero, o il secolare nuovo ordine del male. Inoltre, per chi seguiva il canale Telegram 104 Plus del quale si occupava lo chef Luca, che poi è stato dismesso, lo stesso ha ripubblicato per gli appassionati di cucina Sweet Art, tecniche di pasticceria con un sacco di ricette, di immagini a colori e tecniche di lavorazione. Attraverso l'indice alfabetico ho conservato tutti i video pubblicati con le sue utili composizioni, non solo sul cibo, con tanto di playlist. Approfittatene, i video non hanno bisogno di alcun abbonamento. Grazie di aver guardato fino alla fine.